Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Davide Calvi e ancora una volta ci troviamo qua per una lezione sul blues. Oggi dedichiamo la lezione all'utilizzo appunto degli accordi. Siamo pianisti e oltre a fare appunto il fraseggio blues, l'accompagnamento con la sinistra, quando facciamo i bassi, è anche giusto che dobbiamo saper realizzare gli accordi. Gli accordi blues ovviamente dobbiamo poi distinguerli e utilizzarli in diversi modi perché ricordiamo che il pianoforte può essere suonato da solo, con la mano sinistra che fa il basso e quindi con la mano destra possiamo realizzare degli accordi se vogliamo accompagnare qualcuno oppure se vogliamo suonare per un momento gli accordi tra un fraseggio e l'altro, tra un'improvvisazione, tra una frase di improvvisazione e l'altra. Quindi basso sulla sinistra e accordi sulla destra. Un'altra situazione invece è quando suoniamo in una band. In una band, in un gruppo, abbiamo la batteria, ma abbiamo anche il basso. Quindi non è necessario che con la nostra mano sinistra realizziamo i bassi. Abbiamo quindi sia la mano sinistra che la mano destra libere per fare, in questo caso, con il basso che ci supporta, gli accordi con la mano sinistra, l'improvvisazione con la destra, oppure usare tutte e due le mani per fare gli accordi. Oggi, visto che questi video che sto realizzando sono a livello base, quindi si presuppone che siamo ancora in casa e impariamo a suonare il piano, vogliamo imparare qualche posizione efficace per suonare da soli, rimaniamo con la nostra impostazione base già fatta nelle lezioni precedenti, cioè nelle lezioni precedenti abbiamo visto che la mano sinistra appunto ci supporta realizzando questo basso. Se non sapete come realizzare questo basso potete andarlo a vedere nella mia prima lezione precedente e vi metto il link qui sopra. Benissimo, allora come fare questi accordi? Come avete visto nell'introduzione io mantengo il basso e con la mano destra faccio questi accordi. E così via. Allora, com'è che realizziamo questi accordi di accompagnamento in una struttura blues? Perché a secondo del genere musicale, vi ricordo che si utilizzano vari tipi di accordi. Oggi non facciamo un corso di armonia, i corsi di armonia li farò più avanti in altri video specifici. Ma vediamo queste posizioni che ho utilizzato io oggi. Allora, prima di tutto vi ricordo che gli accordi sui quali ci muoviamo, cioè la struttura blues, è fatta di 3 accordi, di 3 armonie che sono, se siamo in Do maggiore, il primo sarà Do, dove sapete già come fare questo movimento, poi sarà il Fa, quarto grado, quarta nota della scala di Do, poi si ritorna a Do e in conclusione abbiamo il quinto grado che dura solo 2 battute, poi scende a Fa. Comunque sostanzialmente abbiamo 3 accordi. Abbiamo l'accordo di Do, l'accordo di Fa e l'accordo di Sol. Vediamo come realizzare appunto gli accordi con la mano destra. Allora, per realizzare questi accordi dobbiamo avere in mente una scala per ognuno di questi accordi che abbiamo realizzato. Dobbiamo dimenticare un po' la scala blues che utilizziamo per l'improvvisazione, perché se no non riusciamo a realizzarli nella maniera corretta. Comunque è molto semplice. Quando siamo in Do dovete pensare che la scala abbiamo a disposizione la scala di Do completa, ma col Si bemolle. Qualcuno di voi conosce qual è quella scala con tutti i tasti bianchi e che ha il tasto nero Si bemolle? Sicuramente sì, comunque per chi non lo sapesse questa scala qui
se noi la facciamo partire dalla nota Fa, sarebbe la scala di Fa. Comunque, partendo da Do, questa scala assume un altro nome, sarebbe una scala che parte dalla quinta nota di quella di Fa. Chi non vuole diventare troppo, diciamo, pensare troppo alle scale, fare ragionamenti con le scale, basta sapere che è la scala di Do con dentro il Si bemolle. Chi vuole saperne di più su questo argomento, questa scala è anche una scala modale che si chiama scala missolidia. Comunque è una scala di Do con dentro il Si bemolle e deriva da quella di Fa. Allora, che cosa faccio su questa scala? Mi metto con il mignolo sul Do e qui costruisco un accordo scendendo con le altre dita. Do, La, Mi. Sentite col basso? Do, La, Mi. Comunque gli accordi è meglio descriverli dal basso verso l'alto. Mi, La, Do. Ma questo Mi, La, Do, che accordo è in realtà? Questo accordo, se noi lo guardiamo bene, è un rivolto. Anche i rivolti, ci sarà un'altra lezione in cui parlerò dei rivolti. Comunque questo accordo qui che è Mi, La, Do, per chi lo volesse sapere, non è nient'altro che l'accordo di La, Do, Mi. La, Do, Mi è un La minore rivoltato. Vedete che questo Mi qui non si trova qui ma si trova sotto. Le note sarebbero La, Do, Mi, ma il Mi si trova sotto. Quindi voi dovete pensare a Mi, La, Do, così. E successivamente spostarsi giù di una nota. Quindi il Mi va a Re, il La va a Sol e il Do scende, vi ricordate, sul Si bemolle, perché ho detto la scala che consideriamo deve essere Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do. Quindi siamo su Mi, La, Do e scendiamo su Re, Sol, Si bemolle. Cos'è questo Re, Sol, Si bemolle? Anche lui è un accordo, come quello di prima era un La minore rivoltato, questo è un Sol minore rivoltato. Vediamo un po', questo Re in realtà non dovrebbe trovarsi qua, ma dovrebbe trovarsi qui. Per essere un accordo allo stato si dice fondamentale, originale, no? Sol, Si bemolle, Re. Questo Re che abbiamo qui lo abbiamo sotto. Quindi questi due accordi che suono Mi, La, Do e Re, Sol, Si bemolle non sono nient'altro che due rivolti, uno di La minore e uno di Sol minore. Sentiamo col basso. Allora, il rivolto di La minore, cioè Mi, La, Do, e l'altro è Re, Sol, Si bemolle. Com'è che lo suono? Lo suono col mignolo il primo. 1, 3, 5. E l'altro accordo è Re, Sol, Si bemolle. Re, Sol, Si bemolle lo suono con 1, 2, 4, cioè pollice, indice, anulare. Sentite? Ecco qua. Quindi faccio il mio movimento col basso. Ok? Ecco che abbiamo realizzato una serie di due accordi che stanno bene nell'armonia di Do. Perché sull'accordo di Do posso mettere due accordi con la mano destra? Perché questo? Perché negli accordi sono presenti tanti suoni, noi non li utilizziamo mai tutti contemporaneamente. Oltre alle prime tre note Do, Mi, Sol ne esistono tanti sopra e possiamo prendere porzioni di queste. Ovviamente anche questo è un discorso un po' difficile, avanzato, che spiegherò in una prossima lezione. Quindi quando io mi sposto su questi due accordi, in realtà mi sto spostando su delle note che appartengono già, sia queste che queste appartengono all'armonia, chiamiamola estesa, di Do settima. Comunque vediamo adesso di capire
il ritmo su questo accompagnamento. Parto subito con il basso do sol e poi faccio chiamiamolo 2 ottavi o 2 ottavi in swing, così. Ti, no? Ti. E appena dopo questo accordo qui che abbiamo visto com'è, arriva il sol la. Quindi eccolo qua. Allora, adesso dirò do e si bemolle per comodità. Do, si, ovviamente sotto ci sono tutte le altre note. Quindi do parte insieme a questo, si, e poi arriva il la. Quindi do, si, do, si. Ok, benissimo. Altra cosina che si può fare su questi 2 accordi, come ho fatto io all'inizio, è arricchire il primo, aggiungergli una piccola nota che in musica, come termine tecnico, si può chiamare acciaccatura nella musica classica. Cioè, nella nota in mezzo, mi, la, do, questa nota qua, gli aggiungo un sol diesis di acciaccatura, un effetto così, che dà l'effetto blues. Quindi parto da questo sol diesis e scendo su mi, la, do. Solo che è velocissimo, è molto stretto, che dà questo effetto un po' strisciato. Lo faccio solo sul primo, cioè sul mi, la, do. Quindi sporca un po' il primo accordo. Benissimo, adesso faremo la stessa cosa, che passando a fa, anche su fa dobbiamo tener conto della scala sulla quale ci muoviamo. Quando andiamo sul fa, è un fa settima come armonia, perché anche il fa, vi ricordo che il fa muove su fa do, fa re, fa mi bemolle, quindi vuole il mi bemolle in più, oltre. Vi ricordate che prima avevamo do, re, mi, fa, sol, la, si bemolle. Adesso oltre al si bemolle partendo dal fa, voglio il fa, il sol, la, il si bemolle, il do, re e il mi bemolle. Quindi ho questi 2. Quindi la scala è questa qua. Qual è quella scala che ha 2 bemolli, cioè il si bemolle e il mi bemolle? È la scala di si bemolle. Anche questa lezione ve la rimando in un futuro. E adesso noi ci interessa sapere che abbiamo bisogno di questo mi bemolle. Il si bemolle c'è, dovrebbe esistere in questa situazione, però non, nel movimento che facciamo con le 2 mani non interagisce. Allora, che cosa faccio? La stessa cosa, sono su fa, vado a prendere la nota fa col mignolo e costruisco sotto questo accordo, re, la. Che accordo è questo che è la, re, fa? Non è nient'altro che, se metto il la qui, è un re, fa, la, è un re minore. Vedete? Re, fa, la. È un re, fa, la rivoltato. Quindi metto il mio la sotto, come prima posizione, e poi anche qui scendo a cercare l'accordo vicino. Cioè, il la scende sul sol, il re scende sul do, il fa scende sul mi bemolle. Vi ricordate che prima vi ho detto ho bisogno del mi bemolle? Allora anche qui il movimento è la stessa cosa, cioè il movimento ritmico di questi 2 accordi che scendono, partono insieme, abbiamo questi 2 ottavi swing, fa, mi. Cosa sono 2 ottavi swing? Anche qui è un altro argomento che sarà sviscerato, la ritmica sul blues, la ritmica sullo swing. Faccio fa, fa, mi. Allora, scusate, non ho detto questo accordo qua che raggiungo scendendo giù di una nota, che cos'è?
e se prendo questo Sol lo porto sopra, è un Do, Mi, Sol, Do, Mi bemolle, Sol, è un accordo di Do minore. Quindi alterno l'accordo di Re minore con l'accordo di Do minore, in questo caso. Però rivoltato, quindi allora il Re abbiamo detto che è così e il Do minore è così. Quindi anche in questo caso, se voglio, posso sporcare, fare questa piccola acciaccatura, Do diesis che va Re col 2-3. Quindi sull'accordo La Re Fa, metterò Do diesis che va Re. Vi ricordo che per farlo dovete fare prima il Do, ma molto vicino, quasi quasi vi consiglio questi due suoni di immaginare di suonarli insieme, così guardate. E poi invece di scendere con la mano direttamente, contemporaneamente, scendete un pochino prima con l'indice, perché dovrebbe essere. Quindi fate così. Ovviamente il Do diesis dovete lasciarlo andare, non tutti insieme, ma immaginate di suonarli tutti insieme, ma il Do diesis lo suonate un pochino prima e lo lasciate andare. Vedete che a momenti non si vede neanche nello schema. Ok. Abbiamo visto la posizione su Fa, rifaccio quella su Do. Questa qui va fatta 4 volte, perché 4 sono le battute. Adesso vado a Fa. Torno a Do. Ecco qua, adesso ci manca appunto la posizione su Sol. Su Sol, com'è la scala che devo utilizzare prima? Com'è la scala che devo utilizzare su Sol? È facilissima, sono tutte note bianche. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Questa scala qui è facilissimo da comprendere, che è proprio la scala di Do maggiore partendo da Sol. Comunque sia quella di Do che ho fatto prima, quella di Fa col Mi bemolle e questa qui di Sol, si chiamano tutte scale misolidie. Sono tutte delle scale che derivano dalla quinta nota di una scala maggiore. Infatti questa scala qua, che apparentemente sembra una scala di Sol, vedete che non c'è il Fa diesis, ma sono tutte note bianche. E Sol che cos'è? È la quinta nota della scala di Do. Sol, 5, 4, 3, 2, 1. Quindi è la scala di Do che parte dalla quinta nota. Una scala che parte dalla quinta nota di un'altra scala, una scala modale che parte dalla quinta nota di un'altra scala, si chiama scala misolidia. E quindi qui metterò, qui ho ovviamente la mia mano sinistra che fa Sol, Re, Sol, Mi, Sol, Fa. Qui abbiamo Si, Mi, Sol. Come al solito metto il Sol con la nota corrispondente al basso, salto una nota e ne salto altre due. Questo qui è un Si, Mi, Sol, che è un rivolto di Mi, Sol, Si. Vedete? È un Mi minore. Vedete? Mi minore. E scendo giù di una nota, il Si scende a La, il Mi scende a Re e il Sol scende a Fa. Così. Il ritmo è quello di prima che avevo già spiegato. Arriverà prima del Sol Mi. Sol Re parte insieme. L'altro accordo che devo mettere, appunto che metto appena sceso La, Re, Fa, si chiama accordo di Re minore. Se sposto il La lo metto su e Re, Fa, La. Quindi qui i due accordi che si alternano sono Mi minore e Re minore, ovviamente rivoltati. Anche in questo caso posso sporcare, aggiungere questa nota con l'indice. In questo caso è Re diesis, anche se qui nel video me lo indica col Mi bemolle.
Re diesis che va a Mi. Anche qui immagino di suonarli tutti insieme, però poi suono un pochino prima il Re diesis. Ok? Bene, allora siamo pronti per suonare tutta la struttura. Do, Fa, e poi quella su Sol. Ok, spero sia chiaro per tutti. Se avete dei dubbi scrivetemi comunque qua sotto, mettete dei commenti. Vi ricordo gentilmente se potete mettere un mi piace al video e iscrivermi ovviamente al mio canale. Ok, allora adesso partiamo e suoniamo tutta la struttura. 4 battute di Do, 2 battute di Fa, di nuovo 2 battute di Do, poi una di Sol, una di Fa e 2 di Do. Adesso vi suono la struttura intera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 di Do, 2, 3, 4, Fa, 2, torno Do, 2, 1 di Sol, 1 di Fa e 2 di Do. Rifaccio. Primo, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, una di Sol, una di Fa, benissimo. Altra cosa che si può fare utilizzando la struttura di questi accordi, non è obbligatorio farlo, per chi la vuole fare è un po' più difficilotta, però è fattibile perché è vicinissima nelle posizioni che abbiamo appena studiate. Ad esempio, su questo Mi La Do potrei prendere un accordo che sta un semitono sotto, vedete che scivolo giù di il Mi scende a Mi bemolle, La scende alla bemolle, il Do scende a Si o Do bemolle, però non mi soffermo sopra, faccio semplicemente uno scorrimento così. Quindi cosa faccio? Avete capito? Praticamente questo accordo qui, il primo accordo dei due, lo posso far scivolare sull'accordo un semitono appena sotto, ottenendo questo effetto. E poi ovviamente posso andare all'accordo che abbiamo già visto prima. La stessa cosa sul Fa, scivolo un semitono sotto, benissimo. Allora adesso cerco di usare un po' gli accordi che abbiamo visto fino ad ora e qualche fraseggio fatto appunto sulle scale blues che vi ho presentato nelle puntate precedenti. Allora,
esempio. Vabbè, vi ricordate che qui ho detto, qui dobbiamo considerare la scala di Do, non ci sono, per quando realizzo gli accordi, ma se improvviso e voglio usare la scala di blues, devo tornare, anche se prima avevo usato la scala di Sol, tutte note bianche, cioè la scala di Do, che parte da Sol, e devo comunque utilizzare, se voglio fare il mio fraseggio blues, tornare sulla scala blues, spiegato nelle lezioni precedenti. Sentite? Tasti bianchi, ma torno sul blues. Ok, benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro video, la lezione sui primi accordi che si possono realizzare con la mano destra mantenendo l'accompagnamento con la mano sinistra. Spero di essere stato il più chiaro possibile, di avervi dato qualcosa di nuovo. Vi prego ancora una volta, se avete qualche commento lo scrivete qua sotto, se avete voglia di scambiare qualche idea, appunto la scrivete qua sotto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie mille ancora e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao a tutti!